Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Tribers Life. E nuovamente benvenuti al terzo crash course che faremo sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio. Se ti sei perso i primi due ti consiglio di andare a vederli nel frattempo che usciranno gli episodi di questa serie. Sono sicuro che li apprezzerete come molti altri utenti mi hanno fatto notare nei commenti di quei video e di altri. E ovviamente per tutti quelli che hanno lasciato un commento vi ringrazio per il feedback perché mi ha spinto a contattare Fabrizio per fare appunto questo terzo crash course. Ora ragazzi, senza perdere altro tempo, direi passiamo la parola a Fabrizio e vediamo che cosa da insegnarci per questo episodio. Ciao Triber, oggi andremo a vedere un website e vedremo alcuni bug sia da desktop che da smartphone. Ovviamente come sempre ne vedremo di diversi, ne vedremo di diversa severity e di diversa tipologia. Oltre all'importanza di segnalare bug di valore, il principale obiettivo di un Triber è quello di essere curioso e di uscire dalla zona di comfort, ovvero quei bug ai quali siamo abituati ad andare a cercare ed andare a segnalare. Potrei fare un esempio come il famoso broken link. Quindi vediamo un attimo insieme quali possono essere gli step che si possono fare impersonificando l'utente normale che appunto vuole compiere un'azione su un qualsiasi website. Oggi andremo a vedere un website che è un e-commerce e nello specifico parliamo di Golden Goose. Eccoci, cominciamo a vedere il primo bug. Partiamo dalla landing page di Golden Goose, facciamo clic su Store in alto a destra e abbiamo l'elenco appunto degli store distribuiti sul territorio italiano perché siamo con la versione italiana e quindi è localizzato in Italia. Andiamo sulla sinistra a impostare una città, ad esempio Venezia, faccio clic sulla lente di ingrandimento e mi viene mostrato dove si trova il punto vendita all'interno della mappa di Venezia, quindi il PIN e la mappa attorno. Faccio la stessa cosa scegliendo Torino, anche in questo caso clic sulla lente di ingrandimento e mi viene mostrato solamente il PIN, almeno a prima vista sembra il PIN in una pagina vuota. Vado a ridurre lo zoom. Riducendo lo zoom mi accorgo che in effetti il pin è correttamente posizionato all'interno di una mappa ma non è visibile a prima vista. Quindi se uno non si accorge che questa mappa può essere ridotta, a prima vista sembra come se quel pin è nel nulla e quindi questo è un bug usability di severity medium. Ripartiamo sempre dalla home page. Apro la pagina di prodotto e aprendo la pagina di prodotto faccio clic su riserva in store. Quindi decido di voler ritirare questo prodotto in uno store specifico, al che vado ad indicare la taglia e scelgo un 48 e mi viene mostrato che questa taglia non è disponibile in nessuno store del paese selezionato. Io ho indicato Italia, al che vado a vedere se è disponibile in qualche altro paese. Seleziono la Spagna e anche qui il 48 non è disponibile. Provo la Germania, dopodiché faccio un'altra prova andando fuori e anche in Germania non è disponibile. Provo in Giappone, ma neanche qui è disponibile. Visto che è un numero grande magari potrei provare negli United States, ma anche qui non lo è. Quindi qual è il problema in questo caso? La taglia non è disponibile. Il numero 48, per quanto questo prodotto arrivi al 50, non è disponibile per il ritiro in nessuno store. A questo punto sarebbe più opportuno inserire nella drop down list solamente le taglie disponibili in Italia, così che da poter agevolare quella che è la scelta dell'utente nel riservare il prodotto. Anche qui parliamo di un bug usability e di severity high. Ora, prima di cambiare device e di spostarci sullo smartphone, vi mostro un bel critical. È particolare perché c'è bisogno ovviamente di fare quello che vi dicevo prima, ovvero uscire un attimo dalla zona di comfort, impersonificare quello che è un utente. In questo caso noi stiamo cercando un prodotto nella sezione donna e non mi trovo sullo store italiano, ma mi trovo su uno store straniero come appunto versione, quindi sono nella versione international con lingua inglese. Vedrete che farò alcuni step. Vedrete che c'è un comportamento che non va a buon fine. Benissimo, questo è un critical semplicemente perché non mi permette di fare questa funzionalità che invece in altre situazioni funziona correttamente. Parto dalla landing page di Golden Goose versione international, faccio clic sulla sezione human e clicco sulla tipologia di sneakers superstar. Mi apre l'elenco quindi della sezione superstar, ma al posto di andare a cercare quelle che sono le scarpe rifaccio clic sulla breadcrumbs human che vedete sopra il titolo. Il breadcrumbs è quel menu appunto a step. Che cosa fa questo? Mi fa vedere una selezione limitata soltanto appunto alla categoria donna
Eccolo qua, ve ne accorgete perché qui nella parte alta c'è appunto l'icona di Human. A questo punto, come vedete, io posso scorrere e andare a vedere tutte quelle che sono, ovviamente il caricamento è un po' lento ma le immagini ci sono, che sono i prodotti, e poi potrei cliccare qui per avere il resto dell'elenco. Al posto di cliccare però torno di nuovo nella parte alta della pagina, faccio clic per togliere la selezione Human. A questo punto però vado nella parte bassa, quindi faccio uno scroll down scendendo verso il More Results, che era la call to action vista in precedenza, e faccio clic. Come vedete mi vengono mostrati sempre i primi 40, non va avanti, non mi carica quelli nuovi, io ci sto cliccando e non va in aggiornamento. E la cosa più bella è che se io andassi anche a togliere da qui il filtro e quindi togliere questa funzionalità, non me lo fa fare perché rimane selezionata, e comunque andando sempre in basso non viene visualizzato nulla di più. Questo è un bel comportamento anomalo, quindi è un bel bug che appunto è categorizzato come critical. Adesso proseguiamo con Android, device Android, e andiamo a vedere quest'ultimo bug dalla home page. Facciamo uno scroll down per arrivare al carosello che vediamo nella sezione Golden Word, facciamo uno swipe laterale per arrivare alla scheda Yatai Model 1B. Apriamo, facciamo uno scroll down fino ad arrivare alla call to action scopri di più, al che faccio tap su scopri di più, ma non mi si apre nulla. Diciamo che potrei anche, per essere un po' più completi quando si fanno i test, scorrere ancora e verificare se nella stessa pagina le altre call to action si aprono e funzionano correttamente, ma anche facendo clic su acquista high glitter anche qui non va. Qui ci troviamo davanti a un bug di tipologia malfunction e lo categorizziamo high perché appunto non è possibile poi arrivare a quella che è la pagina che quella call to action ci deve mostrare. Bene, quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Tribers Life. Ok, grazie mille Fabri, grazie davvero per questo episodio di Tribers Life. Devo dire che il tuo contributo con questi crash course sui bug di valore è davvero sempre interessante, e io personalmente utilizzo sempre i consigli che ci dai. Invece voi ragazzi, mi raccomando, lasciateci un feedback nei commenti a me o a Fabrizio. Per ora io vi invito a iscrivervi così che la prossima settimana non vi perdiate il prossimo episodio di questo terzo crash course sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio. Al prossimo video!